Buonasera, bentrovati. Appuntamento con Eletti in Cucina, siamo alla quinta trasmissione e come vedete vicino a me ci sono i protagonisti di questa puntata, a cominciare dal padrone di casa. È un'espressione che uso spesso ma è un modo di qualificare anche il luogo dove siamo, Samuele Ferri, Osteria del Parco, Acqualagna. Buonasera a tutti, grazie. E poi i due protagonisti invece in cucina, Luca Lisi, sindaco di Acqualagna. Buonasera a tutti. Salve. E Emanuele Feduzzi, sindaco di Fermignano. Buonasera a tutti e buonasera a tutti i telespettatori. E a questo punto, come sempre, noi facciamo accomodare i sindaci in cucina e rimaniamo invece con Samuele. Grazie, a tra poco. Bene, Samuele, questa è l'Osteria del Parco di Acqualagna. Intanto è un locale rinomato da tanto. E tu lo gestisci da quanti anni? Dal 1999 abbiamo aperto questo locale all'Acqualagna, non esisteva prima, era una vecchia casa. È stata una sfida così, mi avevano chiamato i fratelli Marini, mi dicevano guarda Samuele, abbiamo questa cosa e vorremmo aprire un'osteria e da lì siamo partiti. Senti Samuele, tu sei nella patria del tartufo e come si dice a Acqualagna tartufo tutto l'anno, quindi è gioco forza che servi il tartufo tutto l'anno, ma è vero che poi c'è il tartufo tutto l'anno? Sì, noi abbiamo il tartufo veramente tutto l'anno, da gennaio a dicembre. Partiamo, diciamo, il nostro cavallo di battaglia è il nero pregiato di Acqualagna, scusatemi, è il bianco pregiato di Acqualagna che parte dall'ultima domenica di settembre e arriva al 31-12 dell'anno. Poi abbiamo nel restante periodo dell'anno abbiamo il classico nero, detto scorzone, abbiamo il nero pregiato e abbiamo il bianchetto. Quindi copriamo effettivamente 12 mesi all'anno. Ecco, se dovessi dire il grado di, insomma, non dico divertimento ma quasi, nel preparare il tartufo, quale di questi preferisci? Beh, io preferisco il bianco, assolutamente preferisco il bianco perché è un tartufo che non va assolutamente lavorato, quindi è un tartufo che tu usi veramente fresco, come arriva dalla terra, lo pulisci e basta, quindi riesci a esprimere al massimo della qualità del prodotto, mentre con gli altri tartufi per esaltare la profumazione, esaltare l'aroma va lavorato e va anche cucinato. Senti, e la versatilità è la stessa tra l'uno e l'altro oppure ce n'è uno che è più adatto per fare più cose? Beh, diciamo che la versabilità è un po' diverso, nel senso che il nero lo puoi anche utilizzare per carni rosse, per selvaggine, mentre secondo me il bianco non produce, non va assolutamente bene per queste carni qua. E poi una nota di colore potremmo dire, perché è talmente presente il tartufo qui ad Acqualagna e soprattutto all'Osteria del Parco che addirittura ci si possono farcire dei dolci, come vedremo anche stasera. Sì, il tartufo possiamo veramente in cucina utilizzarlo a 360 gradi, a partire da un antipasto semplice che può essere un semplice occhio di bue a fare un dessert come poi stasera vedremo. E nota aggiunta il fatto che tu sei abituato alle telecamere. Sì, diciamo che in questi anni, grazie all'opportunità del tartufo, spesso e volentieri sono andato in televisione e ho girato anche spesso il mondo. E allora a questo punto non ci rimane che poter, come si dice, assaggiare l'Osteria del Parco di Acqualagna. Grazie Samuele Ferri, ci rivediamo tra poco. Siamo in cucina e il primo concorrente è il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi. Intanto bisogna dire, a onore del vero, che abbiamo fatto un'estrazione, lanciato la monetina, quindi il rituale è stato rispettato. E cominciamo con, si avvicina anche l'amico chef che si chiama Andrea Marzoli, che invece ci dice quelli che sono gli ingredienti per i passatelli. Abbiamo pan grattato, raffermo, quindi non secco, del giorno prima, parmigiano, noce moscata, scorza di limone, sale e uova. E da questo momento in poi cominciamo l'elaborazione, quindi prepariamo il contenitore dove noi faremo l'impasto dei passatelli, mentre chiaramente va versato parte del pane e poi a seguire il resto. E io volevo sapere dal sindaco, dunque siamo alla prima legislatura o alla seconda? No, siamo ancora alla prima legislatura, sta iniziando in questo momento il quarto anno di mandato. Come va?
Secondo me è l'esperienza più bella della mia vita. Fare il sindaco era un mio sogno da ragazzo, da bambino, perché quando avevo 9 anni avevo incontrato il sindaco dell'epoca e quando sono tornato a casa ho detto a mia madre: mamma mia, fare il sindaco secondo me, mamma, è il mestiere più bello del mondo. E quando sono diventato sindaco, appunto il 6 giugno del 2016, per me è stato realizzare un sogno e guidare la città nella quale sono nato, nella quale ho messo famiglia e soprattutto una città che amo alla follia, per me è bellissimo. Quindi fare il sindaco secondo me, nonostante le mille difficoltà, perché fare il sindaco vuol dire essere impegnato H24 e non avere mai ferie, è il lavoro più bello del mondo. Certo, allora abbiamo detto pane per iniziare e poi anche formaggio, vediamo l'operazione che va fatta, ecco qua. Intanto questi saranno passatelli che serviremo chiaramente questa sera, poi c'è tutta la preparazione che seguirà e chiaramente l'elemento fondante dell'Osteria del Parco, questo ristorante, che è il tartufo che accompagnerà questa preparazione. Dunque abbiamo anche 2 uova da mettere, mi diceva l'amico chef, quindi io le preparo qui. E per quanto riguarda invece la difficoltà di essere sindaco, di avere una famiglia e anche un lavoro, insomma sono 3 cose in una, E la difficoltà è elevatissima, perché comunque sia conciliare i tempi, lavoro, famiglia, fare il sindaco è quasi impossibile, e bisogna pensare che non si smette mai di fare il sindaco, ma quando si torna a casa purtroppo molte volte si porta a casa il lavoro, come si dice, e chiaramente i sacrifici vengono fatti soprattutto dalla famiglia con la quale si vive, perché comunque sia bisogna pensare che quando si torna a casa molte volte le problematiche si devono riportare e bisogna pensare a quello che si deve fare il giorno dopo, oppure anche negli anni dopo, perché magari gli investimenti che uno va a fare chiaramente non sono investimenti da poco, cambiano la realtà di una città e soprattutto di una comunità, quindi non è mai semplice, chiaramente poi con il lavoro, perché io faccio anche il farmacista ovviamente, quindi di conseguenza mettere tutto quanto insieme, il pacchetto non è proprio semplice. È una bella fatica. Poi assolutamente sì, il fatto che magari quando si decide di fare delle cose, sappiamo benissimo in Italia la burocrazia impera, quindi in pratica voi decidete di fare qualche cosa oggi e il risultato si vedrà magari tra qualche anno, se non 5 o più. C'è un'altra curiosità che mi devo togliere. Un conto è vedere il comune da fuori e un conto è essere dentro. La difficoltà, o meglio, che cosa hai visto dentro che non ti aspettavi da fuori? Dicevi tu prima, la burocrazia, no? Molte volte noi pensiamo che fare le cose sia molto molto semplice, no? Perché comunque sia, noi pensiamo da fuori, dici capirai cosa ci vuole per asfaltare, oppure capirai che cosa ci vuole per poter ristrutturare una scuola, oppure per fare qualsiasi opera che noi pensiamo. In realtà la burocrazia è veramente imperante e molte volte ti scoraggia anche, perché comunque sia bisogna pensare che le carte che da fare sono tantissime, no? Stavo pensando prima, noi il prossimo weekend inaugureremo una struttura completamente innovativa e unica in Italia, e per farla sono 1 anno e mezzo che ci siamo dietro, tra progettazione, rendicontazione, partecipazione ai bandi di finanziamento, quindi è questo quello che un pochino più di tutti mi ha spaventato, nonostante che arrivasse già da un'esperienza, anche se ero capogruppo di minoranza, quindi già parzialmente conoscevo comunque sia l'iter amministrativo, ma chiaramente passare da una parte all'altra del banco, come si dice, no? Della cattedra, ovviamente è difficile, e soprattutto governare comunque sia una città che ha quasi 9.000 abitanti, del terzo polo industriale della provincia, partendo anche da una base di scetticismo, perché io sono il sindaco più giovane che Fermignano abbia mai avuto. Chiaramente quando è iniziato... Tutti lì con il dito puntato. Assolutamente sì, perché comunque sia c'era anche un'ansia del fare, no? Di poter dimostrare che comunque sia uno ha capacità nonostante sia giovane, no? In Italia tendenzialmente si dice che sia giovane fino a 60 anni, sì, però sì. In realtà quando io ho iniziato ne avevo 34 con una squadra sotto under 40, quindi di conseguenza completamente innovativa. Però diciamo che i risultati stanno arrivando, ci sono voluti anni di programmazione, perché siamo partiti dal niente, quindi partendo dal nulla diciamo si deve arrivare a costruire. In questo momento stiamo partendo con i lavori con una nuova scuola per 500 bambini, vuol dire che il risultato è importante, perché ci ha portato a coinvolgere l'Università di Cipro, ci ha coinvolto a coinvolgere professori spagnoli, portoghesi, romeni, per poter costruire un progetto da 5,5 milioni.
Io credo che l'impasto sia quasi arrivato a buon fine, quindi è arrivato anche il momento di usare quella che sarà l'attrezzo solito per fare i passatelli. Pensando a Fermignano, e giustamente dicevi prima è uno dei poli industriali più importanti della provincia, è difficile immaginare che si possa fare turismo. E invece voi vi siete impegnati anche nel periodo natalizio a fare un grande evento turistico, quindi voi pensate che il turismo possa avere delle risposte a Fermignano? Beh sì, diciamo che oltre al fatto di avere un Palio della Rana che è arrivato alla 53esima edizione, che ha delle radici comunque sia del 1600, il Gran Premio del biciclo ottocentesco, anche esso è arrivato ormai alla 40esima edizione all'incirca, quindi di conseguenza sono ormai entrati nelle tradizioni proprie della nostra città e soprattutto dei nostri contradaioli. Chiaramente sono state inserite delle nuove manifestazioni, gli eventi natalizi che prima non esistevano, no? Appunto questo qui lo devo grazie al mio assessore, ad Arturo Romani, che ha creato anche il Festival del Panettone, no? Quindi con questo panettone alto 4,5 metri, che quest'anno è stata il vero e proprio re del Natale, perché appunto insieme anche all'istituto alberghiero è stata insegnata alle persone come farlo. Ma oltre a questo abbiamo istituito 3 festival, abbiamo istituito uno a maggio, uno a giugno, uno a luglio, proprio per cadenzarli, distinguerli tra di loro. Uno si chiama Festival Stazza Minaccia ed è un piccolo festival per la letteratura dei bambini, e quindi dove ci sono sono 2 weekend dedicati appunto ai bambini in Totos, dove viene fatta letteratura e non solo, arte e mestieri appunto dedicati a tutti i bambini. Giugno invece abbiamo Popolo in Festa, che è una manifestazione internazionale ormai, che appunto è un weekend intero dove coinvolge sia il paese di Fermignano sia Gradara in questo caso, ed è un festival dedicato all'intercultura in questo caso, quindi dove da tutto il mondo che abitano adesso a Fermignano, tutti i cittadini stranieri portano la loro tradizione in piazza, la loro cultura, i loro vestiti e soprattutto il loro cibo, e da lì si è ripartiti. L'ultimo festival, quello nato appunto invece nel 2019, si chiama Pax. Il direttore artistico è il dottor Claudio Gaetani, un regista di fama internazionale, ma soprattutto Arlecchino nell'ultimo film di Garrone, quindi uno dei protagonisti. E appunto insieme a Claudio, l'anno scorso abbiamo iniziato a pensare a questo festival, che è stata fatta la prima edizione, che ha coinvolto anche il premio Davide di Donatello del 2009, appunto che ha partecipato insieme a noi, Gaglianone, un famoso regista, e insieme praticamente abbiamo creato questo festival dove si parla di pace in tutte le sue sfaccettature, dalla musica a qualsiasi forma di arte, alla cinematografia, al teatro, tanto è vero che all'interno del festival erano presenti attori di carattere internazionale che hanno partecipato a Pinocchio, la band Rulli Frulli che ha 80 elementi, e poi abbiamo partecipato all'interno praticamente c'erano anche band locali, band provenienti comunque sia di carattere internazionale, e soprattutto Mary Zurnasi, una filosofa che insieme a Wim Wenders ha scritto un libro appunto Inventare la pace, e che ha partecipato direttamente dall'Australia. A questo punto le notizie sono bellissime, però noi dobbiamo proseguire, quindi buttare i passatelli a cuocere. Mentre il sindaco di Fermignano sta elaborando i passatelli, abbiamo visto, noi siamo qui invece col sindaco di Ecolagna Luca Lisi e stiamo preparando quella che si chiama invece un'anatra cotta a bassa temperatura per 24 ore sottovuoto a 65 gradi. E gli ingredienti? Sono cosciotto d'anatra, sale, pepe, spicchietto d'aglio, aghetti di rosmarino, e abbiamo preparato una salsa di frutti di bosco. Perfetto, qui vedo una cosa che invece vedremo dopo. Esatto, questo qui in pratica è il liquido di cottura insieme al grasso raccolto all'interno della busta sottovuoto, che viene filtrato e riutilizzato per fare croccante l'anatra. Una volta che viene passata poi... Una volta che è tolta dal sottovuoto, insomma, dopo le 24 ore di cottura. Prima di essere servito. Prima di essere servita. Bene, e allora partiamo, caro sindaco. Qui abbiamo il cosciotto che aspetta solo di essere condito, io credo. Quindi iniziamo con un po' di sale. Esatto. E sale. Quanto basta? QB, come Quanto si dice QB. Un po' di pepe. Un po' di pepe. Poco. L'operazione dell'aglio, cerchiamo un infatti, attimino di massaggiare, distribuire, come insegna lo chef Andrea, che ha imparato sicuramente egregiamente dallo chef Samuele. Sindaco, io invece volevo chiederti, sei alla prima tornata elettorale, come si dice, no? La prima legislatura. Anche te la stessa domanda, ti sei trovato bene? Hai visto qualcosa che non ti aspettavi? Ti sei trovato subito nel posto giusto, al momento giusto? Questo lo diranno i cittadini se sono al posto giusto, al momento giusto. Diciamo che è iniziata un'avventura che mi ha coinvolto in maniera molto importante. La famiglia
ha percepito questo coinvolgimento, perché come diceva a volte ci si confronta anche col sindaco, lo sfidante Feduzzi, dove gli impegni sono tantissimi, quindi si toglie molto spazio alla famiglia, ma si dedica al territorio, si dedica ai cittadini, quindi vale la pena, quindi è un investimento molto importante. Questo deve andare a ripagare la fiducia che ho avuto dai cittadini, certo. Questo sicuramente. Anche perché sei un professore, continua pure, sei un professore, hai una famiglia come dicevamo e poi l'impegno appunto in comune. Acqualagna certo non c'è un posto che è facile da amministrare più di un altro, però Acqualagna è un po' avvantaggiata perché insomma famosa in tutta Italia, potrei dire in tutto il mondo per il tartufo, insomma, dovrebbe sembrare tutto molto semplice, molto facile. Molto Magari. facile, ma molto facile cosa? Amministrare è difficile oggi amministrare perché le risorse sono sempre meno, le esigenze sono sempre più, i servizi da dare ai cittadini sono gli stessi con meno risorse, come dicevo, quindi dobbiamo inventarci delle soluzioni. Non è sempre facile, il cittadino chiaramente si aspetta delle cose, ma la tempistica della burocrazia, la tempistica per prendere decisioni non dipende da noi. Dobbiamo ereditare leggi fatte da altri, quindi non possiamo intervenire se non rispettando i tempi della burocrazia, quindi si cerca di fare il meglio possibile. Dal lato del sindaco sicuramente ogni giorno arrivano i cittadini che chiedono aiuto in questo periodo in modo particolare, in ambito lavorativo, in ambito sanitario eccetera, quindi ti trovi ad affrontare problemi molto più importanti e più seri per tanti cittadini. Certo. C'è una curiosità perché siete in gara, appunto, sindaco di Fermignano, sindaco di Acqualagna, non solo siete due bravissime persone e ho trovato anche, lo devo dire a chi ci sta seguendo in televisione, due persone veramente simpatiche, veramente esuberanti sotto tutti i punti di vista e anche molto disponibili, questo bisogna rendergliene merito. Ma avete in comune la condivisione del Furlo, del passo del Furlo, che per una sorta di, in Italia ne esistono tanti di esempi, una sorta di divisione territoriale spetta parte ad Acqualagna, parte a Fermignano. È una risorsa che condividete pur essendo il Furlo molto più vicino ad Acqualagna che non a Fermignano. Allora, è più vicino all'Acqualagna, però la maggior parte della gola è nel comune di Fermignano. C'è un'ottima collaborazione con il sindaco Feduzzi, una condivisione delle opere da fare, degli interventi da fare, dei progetti da fare per il Furlo. Diciamo che nella sfortuna, quando qualche anno fa ci fu una frana che bloccò la gola, nella sfortuna, come in ogni situazione, bisogna cogliere gli aspetti positivi. Gli aspetti positivi sono stati quelli di rifare scoprire il Furlo a molte persone dell'entroterra e non solo, e hanno iniziato a visitarlo, visto che c'era la strada chiusa, a rivisitare il Furlo, a riscoprirlo, e questo ha portato un aumento notevole del flusso turistico, già che il Furlo meritava, ma nella sfortuna, questa frana ci ha dato una mano a ripartire sicuramente. Sì, a farne veramente una meta turistica. E poi ci sono due cose che vanno dette per quel che riguarda il Furlo. Intanto da molti anni a questa parte si parla molto delle aquile del Furlo che nidificano, tra l'altro le uniche aquile che vivono nella nostra provincia. E poi c'è un aneddoto che ricordo di molti anni fa, quando uno scenografo di un parco divertimenti, non dico il nome ma è uno di quelli famosi in Italia, cercava un scenario per poter creare un'attrazione nel parco, quindi sai, montagne russe o poco ci manca, insomma, o similari, e ha girato un po' tutte le Alpi, un po' tutti gli angoli d'Italia per cercare questa scenografia. È arrivato al Furlo e ha detto questo è quello che mi serve, e l'ha riprodotto nel parco giochi, quindi il Furlo caput mundi. Sì, il Furlo sicuramente, io tutte le volte che vado al Furlo entro in un'atmosfera indescrivibile, ogni volta è una nuova emozione, quindi immagino coloro che lo vedono per la prima volta, lo vedono e lo guardano con attenzione, sicuramente rimangono estasiati dalla bellezza del Furlo, questo sicuramente. E noi si sta facendo tanto come amministrazione per promuovere questa zona turistica, facendo degli interventi che vanno ad affrontare dei problemi relativi all'ecologia. Sicuramente abbiamo, grazie all'Unione Montana e alle aree interne, c'è un progetto della ciclovia che presenteremo
adesso in occasione di tipicità, che è un appuntamento Certo, fermo. a Fermo, e questa ciclovia che arriva fino al Furlo, riparte dal Furlo, quindi il Furlo è al centro di questo progetto. In più al Furlo alla fine di maggio, il 30-31 maggio, il 1 giugno, il 2 giugno ci sarà il Giro d'Italia per amatori, 4 giorni che coinvolgono il Furlo come punto di partenza e di arrivo, ma tutti i comuni dell'Unione Montana, Frontone, Serra Sant'Abbondo, Cagli, Piobbico, eccetera, Apecchio, e quindi tutto ciò andrà a riscoprire anche sotto l'aspetto ancora di più questa bellezza unica e rara. Ci fermiamo un attimo perché dobbiamo andare a mettere sotto vuoto il nostro cosciotto d'anatre. I passatelli sono cotti, a questo punto li scogliamo e poi li mettiamo in padella. Intanto vorrei vicino a me lo chef Andrea, vediamo in padella una salsa, la salsa di fonduta di casciotte. In pratica abbiamo preso la fonduta, l'abbiamo fatta fondere con un pochino di latte, ma la percentuale è veramente molto bassa, e poi in pratica una volta fusa si frusta e questo è il risultato, rimane molto molto liscia e basta, tutto qua. E intanto vediamo anche il sindaco che è bravissimo anche a spadellare, ad assumere. Sindaco, Ho un futuro, mi andasse male da sindaco o da farmacista magari, no? se abbiamo un futuro come cuoco. Abbiamo pensato, sindaco, perché adesso è il momento anche di grattugiare sopra il tartufo, abbiamo pensato che il tartufo qui ad Acqualagna ce l'ha solamente una persona, posso dire chi? Assolutamente, il mio collega sindaco Luca, adesso chiederò a lui se mi può portare uno dei suoi tartufi che tiene nascosti, quindi che tiene preziosamente nascosti nei suoi boschi, se me le può donare almeno uno per provare. Allora aspettiamo anche il sindaco. Prego sindaco, guarda che arriva veramente con una maestosità. Io pregherei la telecamera di inquadrare questo che è un gioiellone. È un piccolo dono al mio caro amico sindaco Feduzzi di Fermignano. Loro avendo chiaramente la rana, noi abbiamo più tartufi, quindi va bene. Non è detta che un giorno non ti possa regalare delle rane. Aspetto. Molto volentieri, molto volentieri. C'è il piatto della tagliatella con la rana che è ottimo, Luca, quindi ti invito già a provarlo ad aprile quando ci sarà il paglio. Bene, e adesso dobbiamo fettare il tartufo. Io grazie sindaco, e come dicevo, a beneficio della Camera noi siamo riusciti ad arrivare qui e impiattare questi favolosi passatelli, e devo dire che sindaco, non vorrei sbagliarmi, ma vedo una certa capacità. C'è qualcosa che non mi hai detto in casa? Chi è che cucina? Innanzitutto ho un'ottima chef in casa che è mia moglie, poi dopo mia moglie c'è chiaramente al primo posto c'è mia madre, in realtà, che mi ha passato un pochino la tradizione, perché sai, da noi a Fermignano facciamo una sfida solitamente, la facciamo il 1 maggio, che è la sfida della tagliatella, che coinvolge tutti i sindaci della nostra valle con una giuria popolare che sono tutte le signore di Fermignano che danno una disponibilità, appunto, e facciamo la sfoglia e facciamo la tagliatella. Quindi ogni anno ripetiamo questa sfida cadenzata, appunto, con un trofeo, il trofeo della tagliatella dei sindaci chiamato. Quindi mi piace, mi diletto e mi diverto, appunto, ogni tanto a fare qualche piatto anche a casa. Ecco perché, quindi c'è anche una maestria nel fare la sfoglia, eh? Assolutamente, dopo anni di vedere mia madre a farla, chiaramente. Una volta si diceva beato chi ti sposa. Diciamo la mia moglie, dopo con tutti gli impegni che ho non tanto, però al di là del tutto, come dicevo prima, no, con mia madre che fa sempre pasta in casa, impara l'arte e mettila da parte, certo. E ovviamente mi sono divertito, mi diletto ogni tanto, mi diletto 2 volte l'anno, niente di più. Il giorno prima per ricordarmi come si fa, in realtà quel giorno lì, infatti mia moglie si arrabbia sempre dicendo a casa non le fai mai, però in realtà quando posso, magari quando nei pochi momenti liberi, chiaramente mi piace dilettarmi alla cucina nel basilare, non faccio piatti chissà quanto rinomati, però comunque mi piace sia per me che per i miei amici, per la mia famiglia, ogni tanto fare qualche cosa di buono. E poi mangiare bene significa anche saper apprezzare dalla cucina il piatto, non solo quando viene portato in tavola, no? Esatto, sì, doppiamente, no? Comunque sia, perché la fatica di farlo, di prepararlo, e soprattutto anche gli ingredienti che uno ci mette, e anche l'amore per stare in cucina, perché è come per fare il sindaco, ci vuole amore e passione per stare in cucina, e chiaramente si riporta anche nel piatto e lo riporti anche degustandolo con il tuo palato. Questa è la passione del sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi. Abbiamo preparato il cosciotto condito, l'abbiamo messo sottovuoto e a questo punto, così come lo potete vedere dal vostro televisore, viene messo a forno per 24 ore in cottura lenta. Ma io vorrei approfittare, sindaco, perché
insomma, Acqualagna, capitale del tartufo. Io ci sono cresciuto con questo motto. Sì, è vero, anche io sono cresciuto con questo motto. Abitavo dall'età di 2 anni a 55 passi dalla piazza, e quindi sentivo questo profumo del tartufo, questo rumore del tartufo, non capivo il valore che avesse. Poi crescendo, vedendo questi cavatori che tornavano con questi fazzoletti tutti quadrettati di azzurro e rosso, e ho iniziato a capire l'importanza per il territorio di questo bene prezioso. Adesso sono sindaco, lo devo ancora più valorizzare. Quest'anno ci siamo usciti alla grande con la 54esima fiera. Il prossimo appuntamento, che sarà per la fine di ottobre e novembre, è l'occasione per festeggiare la 55esima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Acqualagna. Beh, Andrea, dobbiamo giustificare, perché i nostri telespettatori diranno: ma come, l'abbiamo chiuso sottovuoto, adesso lo vediamo cotto? Esatto. Il sindaco è passato ieri per ultimare, anche oltre le prove, no? Anche vedere le cotture. Già da ieri abbiamo cotto, insomma, quest'anatra, quindi oggi ce la troviamo cotta. Sì, però insomma, diciamola una cosa, no? Perché cuocere un prodotto per 24 ore a fuoco lento è una cosa che non è che fanno tutti. Non si può fare molto probabilmente, qualcuno a casa lo fa, però diciamo che preserviamo i profumi e le fibre della carne il più possibile con questo tipo di cottura, e evitiamo proprio lo stress. Infatti poi anche quando sarà arrostita e rigenerata con il punto giusto di calore al cuore, vedrete che ancora è rossa dentro. Perfetto. Bene, sindaco, io invece mi sposto un attimo a beneficio della Camera. C'è un impegno che voi state percorrendo, diciamo, nella vostra amministrazione, quello del sociale, che vi tocca veramente, cioè ci avete messo impegno. Diciamo che abbiamo iniziato un percorso per cui diamo molta importanza a coinvolgere le persone nelle cose che fanno, quindi dare una mano agli altri, tant'è che abbiamo preso contatti con un'associazione di Pesaro per creare una banca del tempo anche in Acqualagna, in modo che le persone possano donare tempo agli altri, e questo ci permetterà di affrontare meglio i problemi dei giovani, i problemi degli anziani, i problemi per far crescere, diciamo, culturalmente e socialmente questo paese, che lo è già in maniera importante, però noi, proprio perché alla luce di tante problematiche che ci sono oggi nella nostra società, vorremmo porre molta attenzione alla crescita di questi ragazzi, perché sono il nostro futuro, quindi dare forza, dare virtù a questi ragazzi che possono supportare quello che sarà il futuro di Acqualagna e non solo. Questa è una cosa che vi rende veramente onore, perché cioè, si dice sempre che si corre ai ripari quando i buoi sono scappati dalla stalla, ma in realtà voi avete preceduto questa... No, diciamo che penso che, essendo io un padre di famiglia, i miei figli ormai sono grandi, però sono anche un insegnante, ho sempre vissuto vicino ai giovani in tante modalità, perché ho fatto attività teatrale, ho fatto catechismo, ero impegnato nello sport, ero un allenatore, quindi sono sempre stato vicino ai giovani, e quindi questa cosa mi è rimasta, ce l'ho tuttora, e tante iniziative le stiamo facendo proprio in questa direzione. Perfetto, e adesso buttiamo pure questi che sono gli ingredienti per passare il coscetto di anatra. E abbiamo detto che dobbiamo stare attenti, perché questo è un prodotto che, finito in padella, schizza un po'. Diciamo, stavo dicendo, sono quelli che sono gli ultimi passaggi per arrivare ad avere l'anatra ben servita sul piatto, e vediamo appunto il passaggio che deve essere fatto in padella per poterne assaporare la croccantezza. Abbiamo quindi cotto l'anatra, il cosciotto d'anatra. Questo è il momento in cui viene impiattato. Intanto il sindaco ha già provveduto a mettere la decorazione con questa salsina ai frutti rossi e continua a metterne sopra. Perfetto, perfettissimo, è molto molto bello, oltre che immagino buono. A questo punto, sindaco, bisogna che si ricambia il piacere, cioè prima sei stato tu a portare il tartufo al sindaco di Fermignano, adesso il sindaco di Fermignano che porta il famosissimo tartufo di Fermignano al sindaco di Acqualagna. Quindi, assolutamente, rilascio lo scettro. Però mi sento in mezzo ai re magi, oro, incenso e mirra qui. Però è arrivato il momento di affettare, si dice proprio così, il tartufo nero sul cosciotto di anatra. È uno stile stupendo, oltre che stile io... Fanno anche senza guardare. È talmente tanta la pratica. Sì. Perfetto, e a questo punto è arrivato il momento di assaggiare. Vogliamo vedere qual è l'espressione sul vostro volto
A proposito di quello che avete preparato, e chiaramente Andrea ci sta dando una mano per aggiungere salsina ai frutti rossi, vediamo un po', cogliamo le espressioni. Beh, prima sentiamo l'autore. Non ho parole. E adesso invece il nostro amico sindaco di Fermignano. Bravissimo Luca, bravissimo. Hai un futuro anche in cucina, ma il primo piatto sarà migliore. A questo punto tocca veramente assaggiare il primo piatto e di nuovo vediamo l'espressione del vostro volto. Prego, passatelli, abbiamo detto con fonduta di casciotta e tartufo. Abbiamo visto prima la preparazione fatta dal sindaco di Fermignano. C'è un sorriso, non un'espressione stupita, ma un sorriso. Perché? Perché sono buonissimi, quindi mi lascia senza parole, mi lascia. Come li avrei fatti io, onestamente, guarda, molto, molto buoni, quindi immagino che male che vada possiamo aprire un ristorante. I due sindaci al confine tra Fermignano e Acqualagna. Potrebbe essere un buon progetto. Magari Avete un futuro. Abbiamo un futuro, Luca, io e te, magari se va male. Anche perché di solito si usa dire sempre il patto dei sindaci, si senta dire il patto dei sindaci, male che va al tartufo. Ci vediamo poi in sala. Come sempre a questo punto ci fermiamo perché abbiamo la possibilità, grazie al nostro piccolo grande giornalista Riccardo Gara, di vedere il TG delle buone notizie, TG Good News. Buonasera, tutti i TG danno notizie cattive. Siamo stufi, noi diamo solo buone notizie. Queste le good news dal comune di Acqualagna. Nel territorio di Acqualagna sta procedendo il percorso per la messa in sicurezza degli impianti sportivi per un importo complessivo di 1.500.000 euro e per il rilancio del centro storico dove sono previsti interventi per Piazza Mattei e per le principali vie del centro cittadino. Il valore di questo ultimo intervento è di 1.700.000 euro. L'amministrazione comunale si sta adoperando affinché la biblioteca comunale possa diventare volano dell'ambito culturale e associativo del territorio. Per questo sono state avviate collaborazioni con gli enti che operano in Acqualagna, come la Proloco, l'Accademia Musicale e l'associazione Palio del Re. Il comune sostiene in maniera decisa l'associazione che ha creato un evento come, appunto, il Palio del Re, giunto quest'anno alla terza edizione, e che ha il merito di coinvolgere tutti i rioni della cittadina, oltre ad aver favorito la nascita gruppi a tema quali il gruppo Arcieri e il gruppo Tamburini. Il palio è programmato per la prima settimana del prossimo mese di giugno. Passiamo ora al comune di Fermignano, queste è le good news. A marzo si potrà rientrare nella scuola media Donato Bramante, dopo i lavori di riqualificazione sismica ed energetica che sono stati eseguiti. Nel prossimo aprile andranno in appalto i lavori per la nuova scuola elementare e per un importo di 5.500.000 euro. A fine lavori la nuova scuola potrà ospitare 500 bambini, in ambienti che avranno un impatto energetico pari a 0. Fermignano è stato eletto miglior comune delle Marche per la raccolta differenziata, tra quelli che hanno dai 5.000 ai 15.000 abitanti. Il valore raggiunto del riciclo è arrivato all'82,5%. Grande soddisfazione per il traguardo è stata espressa dall'amministrazione che ringrazia per questo tutti i cittadini che hanno dimostrato grande responsabilità. In tema di nuove strutture segnaliamo che nel prossimo maggio Fermignano si appresta ad inaugurare il nuovo Palasport che si chiamerà Palabivio. Inoltre nello stesso periodo sarà inaugurato anche la nuova biblioteca intitolata al Bramante. Mentre domenica 23 febbraio scorso è stato aperto invece il Bike Park, dedicato a Michele Scarponi, campione marchigiano di ciclismo prematuramente scomparso. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana. Buonasera da me e da Albert. E siamo arrivati al momento dell'impiattamento e del servizio in sala. La gente già sta riempiendo la sala dell'Osteria del Parco. Sindaco, l'emozione? Sono poco emozionato ora, dopo quando ci sarà il giudizio, a quel punto
mi crescerà di qui. Scoppierà la vena. Scoppierà la vena, sì. No, sono tranquillo. E invece, sindaco, qua? Dai, speriamo di fare bella figura, un po' di tensione chiaramente c'è, perché comunque sia insieme a Luca, no? È una sana rivalità, no? Tra Fermiana e Acqualagna assolutamente, però dai, è un po' di tensione perché comunque sì, i piatti ci abbiamo lavorato tanto, ci siamo divertiti soprattutto per poter realizzare, quindi mi auguro che la serata riesca al meglio. Beh, allora noi li lasciamo lavorare e andiamo a vedere cosa succede in sala. Mi sembrano ottimi, sì, l'aspetto è ottimo, poi sentiremo il sapore. Io non so se è un piatto di destra o di sinistra, non lo so, voi cosa ne pensate? Ma qui troviamo la tradizione, troviamo proprio un abbinamento strategico, perché l'uovo nel passatello, la casciotta di Urbino, il tartufo nero brumale di campo, diciamo è proprio l'ABC del tartufo. Ma qui abbiamo l'aspetto dell'anatra più famosa al mondo, che è quella pechinese, con questo esterno, mi sembra, a mio avviso, croccante, forse croccante. L'acidità dei frutti di bosco abbinata al tartufo, che abbiamo un tartufo diverso da quello di prima. Proviamo, sentiamo e poi giudichiamo. Allora, sento di valutare l'aspetto estetico di questo piatto al momento e non l'aspetto, diciamo, inerente al sapore. Sicuramente è un modo di presentare diverso, è comunque raffinato per un piatto comunque tradizionale. La Katy mi ha rubato le parole, perché io avrei giudicato l'estetica, l'ha fatto anche lei, quindi io mi aggiungo a quello che dice lei. A me piace esteticamente, mi piace molto, mi piacciono i colori. Mi sembra ben cotto, mi aspetto che sia ottimo e già devo dire che insomma gli occhi hanno avuto un bel vedere. Grazie quindi agli chef. È arrivato il momento di presentarvi quelli che sono gli invitati della giuria di questa sera. Dunque io prego, si può alzare in piedi. Io credo di non esagerare, di non dire un'eresia, se dico che il mondo che noi conosciamo fino ad oggi, quello che noi stiamo vivendo, è il mondo fatto grazie agli italiani. E lo dico con un motto di orgoglio, non solo perché sono italiano, ma perché penso ai grandi uomini che hanno fatto la storia del mondo, cioè Dante si studia in tutto il mondo, Raffaello si studia in tutto il mondo, ma questi sono quelli grandissimi. Ma in realtà la storia del mondo, così come noi la conosciamo, è fatta anche da tanti piccoli uomini che magari non ci sono nei libri di storia, o se ci sono in quei libri che vengono studiati da determinati settori. E questo va in tutto il mondo riconosciuto come genio italiano. Ebbene, io sono profondamente orgoglioso di avere qui un vero rappresentante del nostro territorio che è un genio italiano. Intanto siamo alla seconda generazione, si chiama Daniele Livi. Innanzitutto ringrazio per l'ospitalità e per le bellissime parole, quasi ci credo anch'io, quindi diciamo che io sono il famoso ministro senza portafogli, diciamo il genio mio padre, il figlio è venuto male, ma mi perdonerete. Diciamo sì, mio papà è l'unico uomo al mondo che è anche artista ed è l'unico che ha fatto 2 crocefissi diversi per 2 papi esistenti, no? Uno è Papa Ratzinger e uno è Papa Francesco. Però diciamo che la nostra passione è il vetro e io dico sempre, noi siamo degli artigiani a controllo numerico, perché da noi c'è tanta manualità, però c'è una ricerca costante e c'è una metodologia di lavoro. E ultimamente
abbiamo brevettato insieme una cosa molto importante, perché il vetro è un liquido che a temperatura ambiente è solido e quando lo riportiamo ad alte temperature come facciamo noi tende a ritornare ad essere liquido. Quindi noi ci siamo reinventati perché il mondo non accettava più il vetro trasparente, perché quello che era less is more diventava less is less, neanche a Rost, visto che siamo in un ristorante. E quindi quando ci sono le sfide o le accetti o devi lasciare il campo. Noi siamo gente, dei marchigiani a cui la sfida piace, tra l'altro siamo ad Acqualagna, io non so qual è il piatto dei due, ma il cuore batte ad Acqualagna perché mia nonna era di Acqualagna. Detto questo, non me ne voglia Fermignano, verremo anche a Fermignano. Morale, in natura industriale esistono due tipi, il vetro fumé che è fino a 12 mm e il vetro bronzo fino a 10. Per fare i nostri tavoli anche di 4,20 m questi spessori sono insufficienti. Secondo che io e mio papà ci siamo inventati una tecnica, l'abbiamo chiamata DV Glass, che sta per Daniele e Vittorio, tutto in casa per risparmiare. Praticamente dallo sfrido di vetro facciamo tante fettine, le mettiamo insieme in maniera manuale, un po' come fare la pasta in maniera manuale. Poi quando va in forno il vetro torna allo stato liquido, si amalgama e quindi noi otteniamo dei colori che non esistono nel mercato e degli spessori da 23 a 30 mm che non esistono nel mercato. Quindi ecco, questo è un altro esempio di come ci si può reinventare. Io vi ringrazio, se potete acquistate le cose nostre, perché ho 3 figli, tengo famiglia, quindi... Orgogliosi di avere nella nostra terra persone di questo livello. Ancora un applausissimo che poi trasmettiamo anche a Papà Vittorio. Poi c'è questa bellissima signora che si chiama Katiuscia Francesconi e anche qui c'è molto genio, perché vabbè, uno dice pasta fresca, magari così, detto così, sminuisce un po', ma Cati pasta fresca è un'eccellenza e poi ha una gastronomia eccezionale, di eccellenze territoriali soprattutto, che praticamente, come si può dire, cioè quando entrano i clienti e poi escono col sacco di aiuta. Cati? Mi faccio piccola, innanzitutto buonasera a tutti, mi faccio piccola di fronte all'eccellenza appena presentata. Diciamo che io cerco di fare quello che Daniele fa, magari pagando l'aspetto, diciamo, estetico, quindi quello che ci circonda giornalmente con il cibo. Cibo come forma di amore e proprio di trasmettere comunque il saper vivere bene mangiando. Questa è stata un po' sempre la mia passione. E in questi ultimi anni ho proprio voluto dedicare questo piacere anche alle persone che sono affette comunque da patologie particolari, quali intolleranze e quali la celiachia nello specifico. Quindi è una crescita che è un percorso che è nato 23 anni fa e che mi ha portato oggi ad avere 2 punti vendita a Pesaro e questo piccolo ramo d'azienda che si chiama Mano Mia, proprio dedicato ai prodotti senza glutine. È una continua ricerca, un continuo comunque piacere ed essere sempre in prima linea proprio a creare giornalmente questa cosa. Grazie a tutti. E poi è un'altra eccellenza, perché mi piace dire e sottolineare il fatto che in questa serie di trasmissioni ho avuto il piacere di non solo poter avere in giuria molti personaggi, io li ho chiamati opinion leader, che forse dice un po' ma non dice tutto, ma sono veramente persone che io stimo, cioè ho avuto il piacere di invitare perché le stimo, quindi prima di tutto viene questo, poi il fatto che occupino comunque dei ruoli importanti. Giulio Lonzi è il responsabile eventi di Slow Food per tutta la regione Marche, quindi è una organizzazione Slow Food, un'associazione, esatto, Carlin Petrini, non c'è bisogno di aggiungere altro. E il bello è che lui è un profondo conoscitore, cioè se è vero che il sommelier quando prende un calice di vino ti affascina perché ti fa scoprire 1000 profumi, 1000 sapori, con Giulio è possibile, prima ancora di mangiare, sapere che cosa c'è dentro tutto. La storia del piatto, no? Grazie per avermi invitato, per aver tirato dentro questa
manifestazione, questa trasmissione televisiva importante, la nostra associazione Slow Food, leader diciamo come associazione ormai nel mondo per la salvaguardia del prodotto, per la salvaguardia della vera gastronomia, che non è quella raffigurata in una foto di un piatto sulla tavola di 1000 ricette, no? Che ormai vediamo dappertutto, su tutte le riviste, ma la gastronomia siamo noi. Ecco, quindi salvaguardare questo lato importante e dire ogni lato, lo dicevo prima ai miei colleghi di giuria, ogni lato, ogni scelta che noi facciamo quotidianamente è gastronomia. Ecco, allora è importante in questo momento così di passaggio, così rivolto al futuro, fare delle importanti ed interessanti ragionamenti, andare a vedere la salvaguardia della nostra tradizione, della nostra memoria, che non può essere ricordata se non messa, diciamo, scritta. Quindi la prima cosa è la ricerca della tradizione e della memoria storica, sia nostra che dei nostri nonni, che delle passate generazioni, che si rispecchia in quello che noi siamo e in quello che noi mangiamo. Quindi questa sera noi siamo venuti qui ad Acqualagna, abbiamo raggiunto l'amico Samuele, l'amico comune, per metterci proprio a disposizione, ecco, di questo lato, di presentare il lato importante del cibo. Il cibo siamo noi, il cibo è il futuro, senza il cibo l'uomo non può esistere, quindi salviamo il cibo buono, pulito e giusto. Grazie. Sorpresa questa sera che c'è anche Luciana, grandissima cuoca e famosissima ristoratrice per tantissimo tempo. Quanti anni? 13 anni. 13 anni di un noto locale, lo possiamo dire il nome? Sì, come no. Nuova Casaccia. La Nuova Casaccia. Signore Fano. Nostro Signore. Luciana, un parere sui piatti che sono in concorso stasera? Sì, a me sono piaciuti tutti e due. È difficile dare una differenza, io ho dato un pareggio, perché sono veramente eccezionali. Deliziosi. Il primo particolarmente forte, espressivo, carattere. Nel secondo delicatezza e dolcezza. L'anatra è squisita. Passatelli buoni, la mia mamma li faceva un po' meglio. Siamo arrivati al momento finale della nostra serata. A questo punto, come è nostra ormai tradizione, sentiamo come hanno accolto i piatti i nostri giurati. Daniele Livi. Non è facile, perché innanzitutto per un esteta come me ho apprezzato anche l'aspetto estetico e quindi poi dopo viene il gusto. Sicuramente due ottimi piatti, non è facile scegliere tra i due. Io generalmente sono un amante dei primi, tra l'altro il primo piatto è uno dei miei piatti preferiti, quindi sono ancora molto più pignolo, quindi diciamo che devo dire che è stata una gara difficile tra i due, però alla fine ho scelto il secondo perché aveva un equilibrio forse più completo e più rotondo, e quindi diciamo che alla fine nel photo finish il secondo per me ha vinto. Grazie. Catiuscia Fabrizioli. Allora, complimenti ad entrambi, ho apprezzato entrambi i piatti, io amo comunque la pasta, adoro la pasta, per cui mi sento di dare, la amo in tutti i sensi, mi sento di dare il primo premio ai passatelli, anche se un piccolo consiglio, magari un po' più profumati, cioè nel senso più profumati di formaggio, più profumati di limone, però ottimi, bravi. Giulio Lonzi. Grazie. Iniziamo perché io ce li ho qui, me li hanno messi apposta, hai capito? Perché loro a parte che sono degli amici, io devo guardare il lato, no? Senza
il piatto che aveva meno errori era il secondo, anche se noi dobbiamo guardare l'aspetto estetico, quello che ha perso di più era un fuorigara, era il dolce. La valeriana non l'avevo mai vista. Infatti abbiamo giocato tanto durante la cena, dice questo era per calmare gli animi, no? Sa che magari io delle volte sono un po' burbero nelle cose, allora no. E il passatello, lei aveva detto durante la serata, più profumato, più accentuato di noce moscata, di parmigiano o di pecorino, a differenza, no? L'ingrediente principale lì era il tartufo. Se vogliamo dare l'aspetto principale al tartufo, il passatello era un passatello neutro che comunque non andava a coprire l'odore principale del tartufo e quindi mi poteva stare bene così nel piatto. Era un passatello cotto giusto. Non mi ha entusiasmato tanto l'abbinamento con la casciotta, che anche se è un piatto, diciamo, un abbinamento classico, però sai, con magari un passatello potevamo fare qualcosa di più emozionante al palato, ecco. Bene, invece per l'anatra mi è piaciuta molto, non si sentiva il profumo di tartufo né il gusto di tartufo, nella mia è arrivato questo moscato, quindi era un profumo più delicato ancora del brumale iniziale che c'era. E l'anatra aveva la cottura, ho capito, a bassa temperatura, quindi la cottura era perfetta dell'anatra, la croccantezza esterna, la morbidità, la succosità della carne, perfetto. Abbinamento preciso con i frutti di bosco. Quindi secondo me, ecco, andando a fare i calcoli degli errori, ho giudicato i piatti in quel modo. Secondo me il migliore è stato il secondo piatto. Grazie. Ho il piacere di avere vicino a me non solo Samuele Ferri, che è patron di questo locale, l'Osteria del Parco, ma anche di Andrea Marzioli, che è lo chef insieme a Samuele. Il chef di secondo, ma noi siamo democratici, tutti allo stesso livello. Andrea, tu hai visto lavorare i sindaci, oltre ad aver preparato i piatti, eccetera. Che giudizio li dai? No, devo dire che sono stati molto bravi, errori tecnici, per quanto poi i piatti erano anche non facili, quindi poi non si può dire chi ha fatto il primo o il secondo, però comunque c'è chi ha impastato, c'è chi si è beccato l'anatra che gli è andata peggio, però era difficile. Io devo dire che sono stati bravi comunque, molto bravi. Samuele Ferri? Sì, io diciamo che mi sono molto divertito oggi pomeriggio con i due sindaci, perché è stato veramente un pomeriggio molto molto piacevole. Diciamo che i due sindaci adesso non me ne vogliono le mogli, ma sembrava che avevano quasi un rapporto che andava oltre qualsiasi cosa, però io occhio non vede, cuore non duole, quindi non c'è mi sono divertito molto veramente. Diciamo che se dovrei fare una cernita del personale, dopo aver provati tanti cuochi, loro due non li vorrei in cucina, ma comunque comunque è stato veramente un bel pomeriggio. Ringrazio Sergio, ringrazio veramente i sindaci e a tutti voi, grazie. Bene, voi avete da dire niente in confronto ai giudizi che sono stati espressi? No, in realtà oggi pomeriggio abbiamo provato anche a rianimare col defibrillatore l'anatra. Non c'è stato verso. Non c'è stato verso, non siamo riusciti. Abbiamo provato l'impresa, siamo andati anche in comune da Luca a prendere il defibrillatore, c'è il DAE, ma non siamo riusciti. A parte ad ogni battuta, come diceva prima Samuele e come diceva Andrea, ci siamo divertiti tanto, no? In realtà è stato un pomeriggio, secondo me, fantastico, spensierato, no? Diciamo, rispetto al classico cliché del sindaco, no? Dove dici sostanzialmente nasciamo per risolvere i problemi degli altri. No, noi abbiamo i nostri personali, ma dobbiamo risolvere prima i problemi chiaramente di una comunità. Oggi è stato un pomeriggio diverso, completamente diverso rispetto a quello che normalmente la routine ci impone, e ci siamo veramente divertiti, no? Con loro in compagnia, chiaramente anche con te Sergio. È stato bello poter mettere le mani in pasta, no, in alcuni casi, oppure mettere le mani nell'anatra in altri casi, no? E quindi è stato veramente bello, ci siamo divertiti.
E poi dai, con Luca in realtà è un amico, quindi siamo conosciuti in questo percorso amministrativo che abbiamo fatto insieme e comunque sia è stato veramente piacevole, una sfida sana ovviamente, ma no, non so se è stato amplificato, però no, insomma però non c'è bisogno. Però è stato un bel divertimento, dai, è stata bellissimo. Sindaco? Condivido quello che ha detto. Di dove sei tu? Il sindaco di Fermignano. Feduzzi è veramente un amico, ci siamo divertiti, più che altro tra una battuta e l'altra abbiamo anche cucinato, quindi abbiamo scherzato sulla nostra folta capigliatura, abbiamo scherzato sul colore dei nostri capelli, abbiamo tenuto sale e pepe, abbiamo tenuto sale e pepe. No, è stata una bella esperienza che chiaramente dovremo continuare a fare anche in altri contesti, magari loro fanno l'appuntamento, la gara della tagliatella, no? A maggio la potremo fare anche noi, dove in pratica è un evento importante che può unire un paese, no? Quindi mi ha dato diverse idee e sono contento anche con Sergio, veramente sembrava che ci conoscessimo da una vita. In fondo, no? La tua voce comunque me la ricordo con Radio Tanti Mosaic, anni fa. ero un bambino e quindi no, è stato molto piacevole, ringrazio la giuria anche del giudizio perché ho apprezzato anche la motivazione del giudizio, veramente del voto che poi hanno dato. Grazie veramente anche agli chef Andrea e Samuele. Intanto vi invito a venire qui di fianco a me. Siamo a conclusione, quindi dobbiamo eleggere quello che sarà appunto il gioco di parole, l'eletto in cucina questa sera. Allora, prego da questa parte uno dei due. Devo dire che confermo ciò che hanno detto loro. Io vi dicevo, alla quinta puntata e come ci siamo divertiti io e il mio regista insieme a queste due splendide persone, credo che fino adesso non c'è stato pari. Basti dire che tra di loro si davano le battute dicendo aggiusta i capelli l'uno all'altro, quindi simpaticissimi. Lui diceva prima, Luca, mentre eravamo dietro, no, è passato da tutti i commensali dicendo che se non vinceva lui avrebbe aumentato la Tari, visto che tutti quanti, la maggior parte sono cittadini dell'Acqualagna, no? Già lui ha detto a tutti quanti guardate attenzione perché se non votate bene vi aumento già la Tari. Quindi erano tranquilli nel voto, va bene, non era influenzato. Allora sveliamo l'arcano, i passatelli sono stati preparati dal sindaco Emanuele Feduzzi. Il cosciotto di anatra dal sindaco Luca Lisi. A questo punto io faccio sempre una ricerca per sapere se il voto dei commensali corrisponde esattamente a quello della giuria. E devo dire la verità, nelle 4 puntate precedenti questo non è mai successo, cioè la giuria dei commensali ha dato la preferenza ad uno e la giuria degli invitati ad un altro, più o meno come Sanremo. Invece questa sera devo dire che le due giurie si sono espresse alla stessa maniera, con lo stesso giudizio. Quindi, esatto, adesso mi dovete fare quel famoso "oh" che si fa. Eletto in cucina nella puntata tenutasi all'Osteria del Parco, ancora all'Osteria del Parco di Acqualagna è Luca Lisi. Baci, abbracci, strette di mano. Evviva! È così che concludiamo con una nota di allegria questa puntata. Grazie, alla prossima! No, amore, dico no, anche se negli occhi miei sono fermi gli occhi tuoi. Sei bellissima però no, no, so che è meglio dir di no. Ed è difficile un no, quando nel cuore c'è un sì, lo so,
come me.